Ma che sofferenza! Inter batte Torino 3-2, ma che sofferenza! Una partita che stavamo portando in ghiaccio col 3-1, con il Torino in 10 uomini fin dal primo tempo, invece la facciamo riaprire e dobbiamo rischiare fino all'ultimo. È un po' la storia di questo inizio di stagione. L'Inter vince 3-2 con la tripletta di Marcus Thuram, di cui tra poco dobbiamo necessariamente parlare. Simo, si è riaccesa una nuova partita negli ultimi 20 minuti, una partita che non doveva esserci, perché ero pronto a dire, per quello che avevamo visto, che si era innescato l'ottobre rosso di Simone Inzaghi, si era innescato il super ottobre di Inzaghi, che storicamente ad ottobre fa più punti di media rispetto agli altri mesi, e si era rivista un Inter comunque, diciamo che con quella sbavatura difensiva, dove in realtà abbiamo concesso 3 occasioni in tutta la partita, 4 se ci mettiamo l'ultima degli ultimissimi minuti, e loro sono stati più bravi a convertire. Noi abbiamo creato tanto, siamo riusciti a segnarne 3, avremmo dovuto e avremmo potuto farne di più. Ecco, e avevo visto dei segnali di un Inter che in versione di ottobre, e invece poi si fa male anche Zapata, quindi i pericoli sono finiti? Forse sì, sembrerebbe, e invece ancora una disattenzione difensiva, calcio di rigore regalato, Vlasic segna e inizia un'altra partita in cui l'Inter poi nel finale di partita va anche un po' in sofferenza in termini di testa, più che altro. E quindi io, Simo, ti chiedo, mi prendo il bicchiere mezzo pieno da questa gara. Siamo arrivati a questa sosta per le nazionali che secondo me era stata messa nel mirino con l'obiettivo di lavorare in questa sosta per decollare dopo appunto la sosta di ottobre. Con le unghie e con i denti abbiamo portato a casa una vittoria che però fa ancora una volta addensare le nubi su quei dubbi difensivi, dove troppe disattenzioni e davanti lo stesso troppa imprecisione, se paragonato a quello che ha fatto il Torino. Sì, diciamo che il grande problema è la fase difensiva, perché anche oggi replichiamo in qualche modo la partita di Udine con un 3-1 abbastanza in controllo, oggi anche meglio di quello di Udine, che poi diventa 3-2 su un'azione incomprensibile da parte dell'Inter, che perde una palla purtroppo grave con Taremi in mezzo, ma è proprio anche il contesto in cui arriva quella palla persa che può permettere al Torino di fare un 3 contro 3 con tutti gli uomini che erano già arrivati oltre la linea del pallone. Il contropiede addirittura si riesce a contenere e poi ritorna sul pallone un giocatore del Torino che si va a prendere questo rigore su un'altra ingenuità di un altro singolo, Cianoglu, che fa fallo. Non sono buoni segnali. Io dico, in generale, devo dire che la partita di oggi è stata buona, secondo me. Andando un attimino a mettere da parte questa cosa, l'Inter ha fatto una gara dove io ho visto una condizione in netta crescita, in netto miglioramento, abbiamo creato tantissimo, abbiamo schiacciato il Torino che chiaramente è stato influenzato dall'inferiorità numerica per quasi tutta la partita, però complessivamente l'Inter oggi ha fatto per me un'ottima prestazione, però nonostante questo prendi 2 gol e continui a subire gol anche più di uno, e questa è una roba che rispetto all'anno scorso appunto è il grande problema ed è la grande differenza, la numero uno. Fortunatamente vinci, e vinci anche meritando, perché non avremmo meritato di non vincere, però alla lunga, se prendi, come dicevo anche post Udine, se prendi sempre un gol e 2 gol, i punti alla lunga li perdi e raramente gli scudetti li vinci. Quindi questa cosa prima di ogni altra va risolta. Io, Simo, dico che adesso siamo veramente a caldo perché la partita è finita in questi istanti, quindi leggo già tanti commenti che sono molto negativi e lo capisco per come è stata la coda della partita. Io poi mi riguarderò la partita come sempre a freddo e faremo un'analisi anche più a freddo, ma ci sto già ragionando. Io comunque in questa partita mi porto a casa più note positive, se ci stacchiamo un attimo dall'emotività di questo finale, perché preparando questa partita io mi sarei aspettato un Torino in grado di metterci più in difficoltà in termini di gioco, anche di occasioni che avrebbe potuto creare. È chiaro che l'espulsione nel primo tempo con il fallo di Maripan, che è rosso tutta la vita su Thuram, c'è poco da dire, rosso tutta la vita, brutto fallo, cambia inevitabilmente il corso della gara con il Torino che diventa più difensivo. Già all'inizio era molto difficile sfondare al centro, ne parlavamo nell'analisi pre-partita, il Toro che avrebbe fatto tanta densità lì in mezzo ci portava ad andare sulle fasce. E, e quindi da lì inizia un'altra gara dove però il lato negativo che mi porto a casa è che
sono riusciti a fare 2 gol creando molto poco. Quindi li abbiamo fatti creare poco, anche perché sono rimasti in 10. La cosa che però mi preoccupa è che è bastato poco ancora una volta per poter fare 2 gol. E quindi la sensazione è che con un filo di acceleratore in più, chi vuole attaccarci ci mette in difficoltà. Dall'altro lato, quando arrivano i gol e come arrivano i gol. Il primo gol arriva subito dopo il raddoppio di Thuram, 50 secondi dopo nemmeno la rete di Thuram. Segna Duvan Zapata, lì c'è un errore individuale. Adesso io so che partirà la redistribuzione degli errori. Sì, ci sono tanti colpevoli, assolutamente sì, ma è Bissek comunque che secondo me fa un errore molto grave nel posizionamento e nella lettura. Ma è un errore che arriva quindi subito dopo l'aver segnato il secondo. Il secondo gol e l'ultimo pericolo arriva quando la partita sembrava in ghiaccio e noi continuavamo ad essere molto alti e molto sbilanciati in avanti. Ora, io continuo a pensare che ci sia una componente fisica, ma molto mentale anche, perché nei momenti in cui ti sei appena un po' rilassato, hai fatto il 2-0, hai fatto il 3-1, partita che sta andando in ghiaccio, diciamo, arrivano i gol ed è evidente. Dall'altro lato, io Simo comincio a dire: "Capisco tanti che dicono: "Così non vai lontano". Io voglio capire se oltre la testa bisogna lavorare anche su qualcosa dal punto di vista tattico, perché mi è piaciuto molto un commento in chat di Guido che dice: "Questa Inter pare una via di mezzo tra quella del 2022-2023 e quella 23-24". Sono d'accordo con Guido su questo commento, mi piace. Ehm, Dall'altro lato però dico anche le tante stagioni dell'Inter sono poi nate e decollate sulla base anche di alcune variazioni tattiche, cioè quando hai trovato un innesco differente, poi la stagione dell'Inter è decollata. Forse è il momento di lavorare su qualcosa del genere per poter subire meno, per poter risolvere queste cose, se non è solo una questione di testa. E si è visto qualcosa con Bastoni oggi, magari tra poco ne parliamo, però dimmi che ne pensi anche tu su questo discorso, perché Inzaghi prima della Stella Rossa dice stiamo subendo gli stessi expected goal dell'anno scorso, ma prendiamo più gol. Quindi vorrebbe dire subiamo reti più del dovuto rispetto all'anno scorso. E per me non è solo una componente di sfortuna. Però. No, solo no perché non lo è mai, come non è mai solo fortuna quando le cose vanno bene. In parte lo è, secondo me, un po' di sfortuna o quantomeno nel nostro continuare a paragonare questa stagione con la scorsa, sempre ripetendo che per me è una cosa tanto inutile quanto pericolosa, però almeno su queste cose una sorta di paragone si può fare. L'anno scorso le cose andavano talmente bene che probabilmente avremmo anche meritato di subire in certi casi dei gol e non l'abbiamo fatto o perché Sommer ha fatto il miracolo o perché il loro attaccante si è mangiato il gol, eccetera. Quest'anno magari non meriteremmo di subire certi gol, ma li subiamo perché invece appunto siamo disattenti, perché ci va male l'episodio, eccetera. Può essere anche una cosa di questo tipo. Sul discorso che fai sui cambiamenti, guarda, onestamente non lo so, nel senso che intanto non vedo in questa rosa grandi margini per immaginare dei cambiamenti sostanziali, se non un inserimento in pianta stabile di Buchanan che ti cambia proprio l'approccio all'esterno. Se tu metti Buchanan a destra, non hai un esterno che assomiglia a lui, nel bene e nel male. Però se tu mi chiedi da quando rientra Buchanan fa il titolare in pianta stabile, non ci credo neanche se lo vedo. Quindi già accantonerei questo, questo discorso. Gli altri cambiamenti, in realtà abbiamo parlato a lungo di Thuram che oggi sta facendo molto più la punta e si vede. Abbiamo parlato, tu prima citavi Bastoni, anche Di Marco. Qualche cosina si vede, però grandi margini per fare rivoluzioni non ne vedo. Ma non solo non ne vedo neanche troppo la necessità. Perché alla fine, se tu equilibri un attimo la tua fase difensiva senza arrivare all'estremo positivo dell'anno scorso, ma nemmeno all'estremo negativo di quest'anno, stiamo continuando a fare tanti gol, a creare tanto, a giocare oggi secondo me bene, altre volte un po' meno, ma vediamo le prossime, e dovremmo cominciare a subire il giusto. Cioè io non vedo questa necessità di dover trovare qualcosa di nuovo, quanto più la necessità di dover correggere delle cose che abbiamo già dimostrato di saper fare e che ad oggi non stiamo facendo per X motivi. Tutto qua. Io, Simo, piccola parentesi, chiedo a Fabrizio e
Gianluigi in chat di darsi una calmata, non vorrei bannarvi, cioè se non siamo d'accordo su delle opinioni, passare agli insulti personali. Vabbè, forse vi invito, ecco, a lasciare un po' il telefonino da parte per stasera. Prendete un attimo una piccola camomilla e poi tornate con noi tra qualche minuto. Devo ringraziare EC che ci supporta con la super chat e dice c'è ancora da migliorare, bravi e forza Inter, grazie mille EC per il grande supporto. Grazie Franco Marelli che giustamente dice vediamo i lati positivi, abbiamo battuto Udinese e Torino e dai tempi di Milito e To che non avevamo due idoli assoluti in attacco, il Toro non ha brillato ma lui e Thuram sono assolutamente da trattenere. Beh, qui ci mancherebbe altro. Intanto grazie di cuore mitico Franco. Il lato positivo, Simo, della cosa è battute Udinese, Stella Rossa, Torino, 3 vittorie di fila comunque, ti rimetti lì a ridosso del Napoli. Adesso c'è una sosta per le nazionali in cui vari giocatori saranno ad Appiano Gentile e potranno lavorare a pieno ritmo. Partendo dalla difesa, Simo, poi a parte magari faremo delle valutazioni sui singoli. Sommer oggi lo vedo incolpevole sui gol, ho visto qualcuno dare diciamo delle colpe a Sommer. Bissek purtroppo fa un altro errore che in questo momento, soprattutto per come è entrato Pavard con 2 chiusure provvidenziali, da un recupero nasce l'azione del gol dell'Inter, nel finale poi lui fa un'altra grande chiusura. Oggi probabilmente si ristabilisce il sorpasso lì a destra. Bastoni ha giocato a tutto campo, soprattutto nel primo tempo, è stata un'arma costante sulla sinistra, miglior difensore dell'Inter in questo avvio di stagione nettamente Bastoni. Acerbi è stata la vera novità di stasera probabilmente, un Acerbi che si sganciava tantissimo a fare l'esterno aggiunto a sinistra, con Bastoni che veniva al centro, molto si scambiavano di posizione e Acerbi addirittura va a fare un assist anche a Thuram. Quindi molto interessante la soluzione con Acerbi, che però per me, Simo, è anche controproducente per l'Inter. Per me la posizione di Acerbi che va così tanto in giro per il campo gli fa perdere lucidità dietro, gli fa perdere efficacia dietro e per me, visto il momento, se prima pensa a fare il difensore e poi tutto il resto, è meglio. Diciamo che dovrebbe farlo nei momenti giusti, semplicemente. A Udine ha smesso di... cioè non ha cominciato a farlo quando sarebbe stato necessario e abbiamo preso il 3-2. Quindi io anche qui non... Per me invece è apprezzabile il lavoro che fa Acerbi e vorrei capire se nel momento in cui sei 3-1 all'82esimo e Acerbi si spinge in avanti, se è una cosa che fa lui senza che gli venga detto da nessuno o se è una cosa che fa perché gli viene detto da Inzaghi, perché siamo sempre qui. Io non, cioè, mi sembra veramente molto strano che lui, pur ricevendo l'indicazione di non farlo, prenda e parte e faccia quello che vuole. Quindi cioè, qui evidentemente c'è una questione di scelta proprio, di lettura. E credo che quando lui si spinga in avanti e ci dia una mano, appunto, possa essere anche certe volte la chiave per determinate azioni, per determinati movimenti. L'abbiamo visto soprattutto in casa del Manchester City, per esempio, tra le altre. È chiaro che se poi, ripeto, sul 3-1 ricevi palla con Taremi a centrocampo e invece che essere un pizzico più conservativo ti lanci con tutti gli uomini oltre la linea del pallone a parte i centrali, ti esponi al rischio che se perdi palla pigli gol. È esattamente quello che è successo nel famoso derby di Giroud con Sanchez che perde palla. Quindi quando prima, non ricordo, Guido mi pare che scriveva che questa Inter sembra un mix tra la 22-23 e la 23-24, io ci aggiungo che oggi abbiamo fatto una partita che invece mi ha ricordato tantissimo l'Inter 21-22, la prima di Inzaghi, perché se vai a vedere anche i numeri, li vedevo ora anche per rispondere a quelli che dicono che non siamo stati brillanti: 29 tiri a 7, 80% possesso palla a 20, 737 passaggi a 192. Questi numeri, per chi ha un po' la passione delle statistiche così, erano numeri dell'Inter del primo anno, della parte migliore, quando dominava. A quei tempi vincevamo 4-0 senza problemi. Poi abbiamo avuto quella fase di difficoltà in cui, pur facendo spesso questi numeri, non vincevamo più e perdevamo le partite, ma sono numeri di quell'Inter lì. E anche il terzo gol, il secondo gol che prendi, nasce da un'azione tipica di quello che faceva quell'Inter là, che spesso si incartava con Sanchez, che si innamorava del pallone, gli altri andavano in avanti, la perdeva e prendevamo gol. Quindi, giusto per fare un parallelismo. Quello è un errore sciocco che è assolutamente da togliersi, ecco.
Visto che hai citato il dato sui tiri, Simo, noi siamo da anni promotori del carro tirate in porta, per favore. Oggi ho visto un Inter provare di più il tiro in porta e direi finalmente, anche perché, per esempio, la grandissima occasione per Taremi con cui poteva chiudere la partita nasce da un tiro di Zielinski che viene respinto centralmente da Milinkovic-Savic, ma anche Cialo ci è andato vicino. Poi bisogna aggiustare la mira, ma intanto abbiamo visto che se tu provi a tirare in porta comunque delle cose succedono, quindi speriamo che questo indizio, questo semino lo mettiamo lì e vedremo davanti. Rapidamente Simo, non mi è piaciuto Darmian stasera. Mkhitaryan mi è apparso invece ancora una volta in crescita con tanti palloni recuperati soprattutto nell'ultimo terzo di campo e questo è veramente importante. Di Marco alla grandissima a sinistra, oggi partita di grande spessore, ma soprattutto davanti, tra l'altro secondo me ci saranno ancora polemiche sulla prestazione di Frattesi che invece secondo me è stato molto importante per favorire gli attaccanti, dove Lautaro è stato in ombra e Thuram invece Simo è diventato un vero centravanti. Oggi in pagella gli diamo 9 perché ha fatto dei gol da 9 da centravanti, 7 gol in 7 partite, capocannoniere del campionato insieme a Retegui. Che partita ha fatto? Io sono molto colpito perché fin dalla prima giornata ricordo che ne parlavamo e stavamo notando dei movimenti, delle tendenze un po' diverse rispetto agli anni scorsi, e già a Genova il primo gol che fa di testa è un gol da punta vera, straordinario, bellissimo. Oggi ne fa altri due, entrambi di testa, il primo soprattutto stupendo, e dicevo sono colpito perché a me pare evidente che un lavoro un po' diverso su Thuram si stia facendo, e sono colpito da quanto rapidamente questo ragazzo apprenda e metta in pratica le cose nuove. È passato in 2 anni da fare l'esterno d'attacco a fare l'attaccante in un attacco a 2, molto di raccordo, molto un mix, diciamo, tra prima e seconda punta, al diventare, forse vedremo se sarà davvero così, una prima punta molto più pura. E lo ha fatto in pochissimo tempo, con dei numeri straordinari e regalando anche giocate di grande qualità. Sinceramente non pensavo, prima che venisse da noi, che potesse essere un giocatore con questo margine, ma ripeto, con questa rapidità nell'apprendere e nell'applicare. Quindi sono veramente molto contento e soprattutto non vedo l'ora di capire quali orizzonti possa esplorare, perché se nelle prime 7 partite ci ha fatto vedere queste cose, sono molto curioso di vedere cosa accadrà da qui in poi. Chiudiamo qui questa clip allora. Ma sì, però vabbè, no, non voglio aprire questo un capitolo che magari toccheremo più avanti, no, perché si dice Frattesi non ha palleggiato, ma Frattesi oggi non era chiesto di palleggiare, perché stavamo giocando tutti nella metà campo dell'avversario, non serviva un altro palleggiatore a 50 metri dalla porta dove stavamo palleggiando in 8 sostanzialmente, serviva un altro che andava a creare la parità numerica in area di rigore e lo ha fatto. E il gol di Thuram arriva anche perché c'è un Frattesi che non può essere seguito cioè se ci sono Frattesi, Lautaro e Thuram dentro l'area di rigore, i difensori si devono spartire le marcature e le difficoltà triplicano per gli avversari. Quindi nel momento in cui c'è una squadra così chiusa dietro perché sta giocando in 10 e perché comunque sono molto attenti alla parte centrale, un giocatore così comunque ti dà una grande mano. E Barella poi lo sappiamo, Barella io sono il promotore del c'è un Inter con Barella, un Inter senza Barella che abbiamo lanciato 4 anni fa e mi sembra sempre più evidente. Chiudiamo qui, nei commenti fatemi sapere un po' che cosa ne pensate e vi aspetto ovviamente qui su Passione Inter, mi raccomando, clicca sul tasto iscriviti e su www.passioneinter.club commenti.